Mi è appena arrivata l'email che mi hanno confermato la partenza. Così questa notte o domani mattina si salpa e sono già agitata. Che sbattono e mezza bonaccia, non è bonaccia totale, ogni tanto compaiono 3 nodi. Qui avevo dato sullo spi che invece adesso è diventato il mio bellissimo e comodissimo materasso. A dare dei Mayday relay, ma non capisco di cosa. Mayday relay, Mayday relay, Mayday relay, llamada general, llamada general, llamada general. Sono le 4 della mattina, ho appena fatto il punto nave e ho constatato che ho fatto 90 miglia in 27 ore, sarebbe una media di poco più di 3 nodi, ma non male visto che le prime 6, anche 8 ore di quando sono partita le ho passate in bonaccia totale. E fuori c'è una stellata, però ragazzi dal video non si vede. Proviamo a prendere la sintonia del mezzo. Un altro Mayday, è già il terzo che sento in neanche un giorno forse di navigazione. Questi spagnoli poretti, mentre l'altro non l'ho capito, questo capito, hanno acqua a bordo e stanno già andando a prenderli.
provo a riparare i miei occhiali con il Sika. Ci vorrebbe l'attack ma non ce l'ho. Adesso vediamo se questo rimedio può funzionare. Cioè ci sono dei pescatori che parlano dei clandestini con la Guardia di Finanza e devo dire che io sono molto spaventata perché il vento ogni tanto mi dà buono per il vento mi dà buono per stringere un po', sono di Bolina e sto scendendo su Murea a sinistra. Ho rotta sulla Tunisia, prima avevo rotta sull'Algeria, poi adesso ce l'ho sulla Tunisia. Ogni tanto il vento mi dà buono, riesco a risalire e andare in mezzo, diciamo, al canale tra l'Africa e la Sardegna, ma adesso sono costretta a ripoggiare e questa cosa di passare vicino a quelle coste lì un po' mi affascina ma anche mi spaventa abbastanza, soprattutto sentendo questi discorsi qua al VHF. Riferisce che la posizione in cui lei ha acquistato e assistito questa imbarcazione di clandestini non è competenza territoriale dell'Italia, dovrebbe essere della Tunisia e quindi per informare un soccorso ci vuole che siano interessate le autorità competenti delle acque territoriali. Che dobbiamo fare allora? Lasciamo noi invece andiamo per la nostra strada e andiamo. Stand-by su questo canale, stand-by, riferisco. Sono a circa 50-70 miglia dall'Africa e ci sono anche gli aerei che volano basso. Qui dietro alle mie spalle una nave che non è segnalata sull'AIS, ho guardato con il binocolo e sembra che sia una porta aerei, probabilmente da dove partivano gli aerei prima. Tutto per fomentare la mia ansia di avvicinamento all'Africa. Non vedo l'ora di essere dopo la Sicilia. È andato a mare tranquillo con qualche rinforzino a sud della Sardegna, mi sembra. Poi adesso riaspetto che rifaccia il giro. Nord-ovest andrebbe bene per me. Stavo tentando di ascoltare il metodo, avevano temporali in corso e burraschi. Segurità, chiamata generale per Cagliari Italia. Si riceve da confermare Cagliari, Cagliari Reggio. Follow repeat from Cagliari a Roma. Potrebbe essere 3
Allora hanno dato che gli avvisi ai naviganti c'è una nave incagliata in... non ho capito bene la posizione, non so se sono in traiettoria, quindi probabilmente adesso chiamerò per chiedere. Cagliari radio, da 25 nodi, mi ricevete, cambio. Le do la posizione della nave incagliata, latitudine 38 gradi 50. Fa un certo effetto vedere la terraferma, vedo la Sardegna e volevo fare un pisolino, ma visto che ci sono tutto sto casino dei clandestini non vorrei ritrovarmi a sbattere contro una barca di clandestini, quindi se faccio un pisolino adesso lo faccio più fuori, c'è il sole cocente, però tira una bella dieta quindi si sta un po' più freschi. Con un po' di purè e è facile perché devo versare un po' di acqua, poi buttarci dentro la busta, mischiare e in teoria sono a posto, quindi facciamo questa prova. In teoria bolle in un minuto qua l'acqua. Bolina, altre 150 miglia di bolina, 350 miglia di bolina già fatte. Posizione col sestante, siccome ho i vetrini rovinati metto 3 paia di occhiali da sole per non poi avere anche io come pirati l'occhio bendato. Allora non c'è traffico, quindi un bel pisolino qui fuori con un po' di aria. Di sotto lo strumento mi dava 42 gradi, facevo la sauna. Qui ho trovato un po' di ombra e adesso faccio un pisolino sempre più verso la Tunisia. Più io faccio i bordi per non andarci e più il vento mi gira e mi porta lì. Sono di nuovo in Italia, mi sono appena alzata, ho fatto tutta la notte in bonaccia, quindi io ho dormito, ho detto chi se ne frega, più che altro dovevo stare fuori a timonare, ma ho detto ma piove? No, invece non pioveva
ma c'era tutta la barca, si sentiva proprio le gocce che cadevano ed era l'umidità, quindi ho detto basta sentire, arrivo un giorno prima, un giorno dopo, non importa. Sto di sotto a riposarmi ed eccola lì, dove? Terra. Comunque la barca, non so come sono arrivata fino a qua, nel senso ieri sera perlomeno non la vedevo e la visibilità mi sembrava ottima. Si vede che la barca è contenta di tornare a casa e nella notte si vede che corro lì, tin 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 tin, piano piano si è avvicinata. Penso di aver fatto 1-2 miglia questa notte. Terra, arrivo? Cecilia, aspettami. Cioè in realtà ti vedrò solo da qualche miglia di distanza. Sto arrivando, adesso ho messo sul Col-Zero e ho anche accelerato un pochino ovviamente. Oggi pranzetto con riso basmati e pomodoro, cioè, sto provando a fare un risotto. Vediamo come è venuto. E siccome non ho il sale, ci ho messo dentro un pochino di acqua di mare. Non è male per essere in barca. Nord-ovest 2, mare 3, nord-ovest 3. Giochiamo i numeri all'8. Sud 3. Boh, in sostanza Sud, sembra 4, che le previsioni dicano. Adriatico. Ecco, adesso passano all'Adriatico, arrivo Adriatico. Comunque qua nella zona in cui sono io si dovrebbero essere venti da detto nord-ovest. Tutti quei numeri che davano era la situazione del mare, quindi dovrei navigare tranquilla. Il temporale invece dovrebbe essere subito dopo lo stretto, quindi nel Tirreno meridionale. Buongiorno, sono le 6 della mattina e ho alzato lo spi grande a tutta velocità, 8 nodi e mezzo. Ho già fatto un ribaltone con l'acqua che era là in falchetta. Ecco, ne faccio un'altra in diretta, aiuta! No, bene. Lo spi mi si è avvolto, non nello strallo, se no non sapevo che santi pregare, ma si è avvolto nella drizza del fiocco che era lì che sbangiolava, e quindi adesso è qua, dov'è? Qui, in pratica qui dentro c'è la drizza del fiocco. Sono diretta verso la fine dello stretto di Messina per passare nel Mar di Ionio e c'è su sempre randa, fiocco e spi. Il fiocco lo tengo su perché ho imparato la lezione che se mi si incarta lo spi nello strallo sono fritta. Allora proviamo ad ascoltare il meteo con la radio SSB.
le previsioni meteo sul 68 per decidere se portarmi sotto costa o se rimanere al largo del terreno da burrasca. Qua invece dovrebbe dare buono, però voglio capire il mare e il vento. Su, mare, di, Corsica, in, Addo, Burrasca, già, costa, 7, su, Tirreno, centrale, ovest, in, Addo, isolati, temporali, con, corsi, di. Da me fortuna non ci sono avvisi di burrasca, sono diciamo sul Mar Ionio di fronte allo stretto di Messina. Questa notte è bastata a farmi recuperare le 500 miglia tranquille trascorse. Cosa sarà mai successo questa notte? Di tutto. C'erano solo 15-17 nodi, ma c'erano dei cavalloni, cioè non cavalloni, ma il mare ben formato. Le straorze come proprio così, come le caramelle una dietro l'altra. Questo qua è il risultato del mio sfinimento, che ho messo su i Coziro, ho tolto i terzaroli a rande fiocco e sono sfinita. Adesso guardo lo stato delle batterie e mi sa che vi faccio anche un riposino qua in pozzetto. Se le batterie sono messe bene, almeno riprendo un po' di forze. Volete venire anche voi sul Mini? Cambio SPI e vai di palestra. Ho messo su lo SPI grande, mi ho tolto il medio. Anzi no, da 2 siamo passati a 4 nodi di vento. Buongiorno Boliniero, da sud della costa calabra, sono nel Mar Ionio, 60 miglia a Leuca. Dove quanta fretta, ma dove corri Bolina? Con una barganata per le portanti. Delirio boliniero, da sbandati come siamo. Ciao ciao. Buonaccia, buonanotte. Sono nella cacchina perché ho resettato per sbaglio il pilota e adesso non mi prende le impostazioni, quindi devo navigare. Per fortuna mi manca poco per arrivare a Bari, cioè poco, insomma 80 miglia circa mi pare, quindi devo vedere se toccherà farle tutte in bianco o se riesco a ripristinare il pilota. Speriamo bene. Sto leggendo le istruzioni, cliccando un po' di robe, di tasti. Allora intanto mi sono messa la cappa per restare ferma e riuscire a leggere qua le istruzioni. Sono troppo fiera di me, ce l'ho fatta qui con le istruzioni. Io che sono anti-tecnologia sono riuscita a reimpostare, adesso ho messo auto e sembra funzionare. Sicuramente dovrò impostare ancora delle cose, però intanto cioè, spingendo auto non mi dà più errore, quindi è già qualcosa. Adesso proseguo. Allora adesso ho tirato giù le vele e così è come se fossi ferma in banchina e provo a reimpostarlo. Speriamo bene
Che Dio me lo mandi buona. Allora, non so se 1 o 2 ore che sono qua, non voglio dirlo forte, ma adesso sembra, avete fatto, sembra che stia funzionando, invece no. Boh, comunque un po' meglio di prima. Che cosa ho fatto? Ho tirato giù le vele, mi sono fermata per dargli le impostazioni che si darebbero con la barca ferma in porto. Qui non è ferma perché comunque c'è l'onda che mi spinge e diciamo che adesso poco male, tipo potrei concedermi un quarto d'ora di riposo prima di ricominciare a timonare. Buongiorno, sono quasi alla latitudine di Bari, ma ho deciso che proseguirò dritto, quindi per ora la mia rotta è su Vieste, poi dopo Vieste la mia rotta sarà su Pesaro. È salito il vento, sto timonando, quindi ho ripreso il comando della barca che sennò per i 2 giorni scorsi l'avevo lasciato a bigio per riposarmi dopo il problema che avevo avuto, mi si erano sballati un po' i turni sonnoveglia e adesso sto proseguendo. Ma sapete che cos'è che mi attira nel proseguire? Pensare già alla trattoria dove andrò a mangiare arrivata una volta a casa, solo che mancano ancora più di 250 miglia, quindi col vento contro a voglia ancora. Io sono in sciopero, non ne posso più, ho lasciato la barca in mano a Bigio. Buonanotte da prua. 12 agosto, 5 della mattina, a 30 miglia circa vedo Pesaro. Mi è risaltato di nuovo il pilota e adesso non riesco a reimpostarlo. Mi è saltato un'altra volta il pilota, ho preso una nassa, mi è volato il cappello in acqua, ma recupero cappello in acqua fatto. Tanto è sempre così, le ultime miglia sono quelle che ti stroncano, ti fanno passare ogni sentimento. È stato il Coziro senza pilota perché prima questa mattina mi si è disattivato da solo su una virata, probabilmente avendo già i parametri sballati, quindi adesso forza e coraggio